Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Italiano Immersivo, il canale dove imparo l'italiano in modo naturale, immergendoti nella lingua. Oggi è un lunedì festivo, è il 2 giugno e facciamo questo vloggettino un po' diverso dal solito. In Italia si festeggiano due occorrenze speciali oggi, una che interessa tutta la nazione e una che interessa solo me, diciamo, e voi, la nostra community, ma questo ve lo racconto dopo. Sentite forse già in lontananza la musica, adesso ci avviciniamo e vi faccio vedere di cosa si tratta. Qui oggi diciamo che la giornata non è delle migliori, siamo quasi in estate perché il 2 giugno, dai, dovremmo essere, il caldo c'è, il caldo è arrivato perché ieri e oggi c'erano 25-26 gradi, fa caldo, anche in casa abbiamo già iniziato ad accendere l'aria condizionata ogni tanto, qualche momentino, però in realtà c'è nuvoloso, vi faccio vedere il cielo. È tutto nuvoloso in realtà, completamente rannuvolato. Il cielo si è rannuvolato tutto. Attenzione, si è rannuvolato e quindi è rannuvolato. Che differenza c'è fra si è rannuvolato e è rannuvolato? Così vi infilo sempre dentro anche qualche elemento linguistico di grammatica, che mi avete detto anche nei commenti che vi piace questa cosa. E si è rannuvolato, no? Perché è un verbo riflessivo, il verbo rannuvolarsi, cioè si è riempito di nuvole. Se noi vogliamo usarlo in modo aggettivale, no? Diciamo è rannuvolato, è uno stato attuale e viene utilizzato il participio passato come aggettivo, quindi in forma aggettivale, come si suol dire. Però ecco, al di là di tutta questa storiella, il concetto è che il cielo oggi è così, ragazzi. Oggi il cielo è così, ci accontentiamo. L'importante è che non piova, perché non piove, perché ho appena lavato la macchina ieri, guardate che bella lucida che è, e mi girerebbero le scatole se andasse a piovere, proprio adesso. Almeno 2 o 3 giorni, dai, insomma, cavolo. Però già lo so, tutte le volte che lavo la macchina poi è così, neanche un giorno o il giorno stesso piove, è proprio, è proprio così la fortuna. Quindi ragazzi andiamo, vi dicevo che oggi è il 2 giugno, quindi per l'Italia è festa nazionale, è un lunedì festivo. Se voi siete appassionati di Italia, una delle cose culturali che dovete conoscere dell'Italia è che noi amiamo le festività, questo ve l'ho già detto anche in altri vlog. E quindi dovete conoscere tutte le nostre tradizioni e abitudini. Noi in Italia abbiamo la tradizione del ponte lungo, cioè normalmente per la maggior parte delle persone il sabato e la domenica sono festivi e vi ricordo che in Italia la settimana inizia con il lunedì, specialmente per gli americani, che so che per loro inizia la domenica. In Italia la settimana inizia il lunedì e quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì si lavora e il sabato e domenica per la maggior parte, non per tutti ma per la maggior parte delle persone è festivo. Comunque dicevo, quando ci sono occasioni come questa, quindi magari il venerdì è festivo, quindi il giorno prima del weekend, del sabato e della domenica, del fine settimana. In italiano si dice fine settimana, ma oggi sempre più spesso senti dire weekend, così all'inglese. Oppure il lunedì, quindi il giorno dopo è festivo, si uniscono e si fa il cosiddetto ponte. Si fa il ponte. Quando il ponte è particolarmente lungo, perché magari abbraccia non 3 giorni ma addirittura 4, si dice si fa il ponte lungo ed è l'occasione per andare a fare magari una gita fuori porta, per andare a fare una piccola vacanza. Ho attivato la riduzione del rumore, speriamo che riusciate a sentire la mia voce, perché c'è proprio dietro la banda musicale che suona. E volevo farvi vedere quanto è bella questa chiesa, guardate che bella. Questa, se non ricordo male, si chiama Chiesa del Cristo Re. Il paese è Rodengo Saiano, siamo già stati una volta in questo paese, però questa non l'avevamo vista. Molto bella la facciata, l'ingresso monumentale, con questi archi molto particolari. Guardate che bello questo portale. Guardate che bello il portone in legno massello. Guardate che lavorazioni, legno inciso.
Tutte le volte, ragazzi, che ci avviciniamo a una chiesa, anche negli altri vlog, becchiamo sempre le campane. Questa è proprio fortuna, È fortuna sfacciata. Allora ragazzi, come vi dicevo, oggi è il 2 giugno. In Italia il 2 giugno è la festa della Repubblica. Forse non tutti voi lo sapete, ma l'Italia, prima della Seconda Guerra Mondiale, era una monarchia, c'era il re. Poi il 2 giugno e il 3 giugno 1946 si è tenuto il referendum istituzionale, per decidere se tenere la monarchia o se fondare la Repubblica. E questo referendum l'ha vinto la Repubblica ed è nata la Repubblica Italiana. Il referendum è stato vinto dalla Repubblica con un buono scarto in realtà. Uno scarto vuol dire una differenza di voti quasi del 9%, dell'8, qualcosa per cento, adesso non mi ricordo esattamente. Ha vinto la Repubblica. La maggior parte degli italiani hanno votato per cambiare da monarchia a repubblica. Anche se una cosa molto interessante, spesso mi capita nei miei video di parlare magari delle differenze culturali fra il sud e il nord. In questo caso è interessante notare che la maggior parte del centro-sud, quindi tutta l'Italia dal centro-sud, tendenzialmente ha votato per la monarchia, mentre l'Italia del centro-nord tendenzialmente ha votato per la repubblica. E adesso non mi addentro nelle ragioni perché sono ragioni culturali, ragioni storiche, adesso non è questo il video, però questa è una nota interessante. Il centro-sud e anche la Sardegna hanno votato principalmente per la monarchia, mentre la maggior parte del centro-nord ha votato principalmente per la repubblica, con punte del 70-80% addirittura. Comunque fatto sta che ha vinto la Repubblica e quindi poi c'è stata l'assemblea costituente per creare la Costituzione, no? È nata la Costituzione italiana. La Costituzione italiana dice questa frase molto bella che è l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. E anche qui interessante questa nota culturale perché no? Di solito le Costituzioni hanno questi incipit molto belli, molto, come dire, molto idealisti, quindi si parla di libertà, si parla di uguaglianza, si parla di fraternità, no? L'Italia invece è una repubblica democratica fondata sul lavoro. Questa frase è molto bella, molto significativa in realtà, perché l'Italia che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale e quindi distrutta, tutta da ricostruire, e quindi l'idea che questa Repubblica appena nata si fondava sul lavoro, sullo sforzo, sulla fatica, sull'energia degli italiani che volevano costruire la loro nazione, no? Quindi è bello che sia stato messo proprio nell'incipit della Costituzione. Solo che noi oggi noi italiani moderni un po' ridiamo di questa cosa, facciamo qualche battuta perché diciamo, no? Fondata sul lavoro, noi italiani non è che siamo notoriamente molto amanti del lavoro, ecco. Quindi quando diciamo sì, l'Italia è una repubblica democratica ma fondata sul lavoro, è meglio lasciar lavorare gli altri. Però no, sono battute ragazzi, ecco, in realtà ha un significato profondo, è una cosa bella. E quindi oggi, 2 giugno, in tutta Italia ci sono tante manifestazioni, no, per festeggiare appunto la nascita della Repubblica. Le manifestazioni principali si tengono a Roma in centro, che ovviamente è la capitale, quindi è naturale che sia così. C'è anche il Presidente della Repubblica e ad esempio c'è la parata militare in via dei Fori Imperiali. C'è ad esempio una cosa molto, molto bella e molto sentita, la deposizione della corona d'alloro sulla tomba del milite ignoto a Roma, al Vittoriale, all'Altare della Patria, questo monumento bellissimo che sicuramente avrete visto. C'è sotto la statua della Dea Roma, c'è questa tomba del milite ignoto. Milite in italiano è un termine un po' aulico per dire militare, soldato. È un militare caduto, morto nella prima guerra mondiale ed è ignoto nel senso che è uno di quei militari che non è stato possibile identificare, non è stato possibile dargli un nome e quindi è stato scelto
questo militare ignoto ed è stato seppellito lì in modo naturalmente simbolico, perché sta a simboleggiare tutti i caduti di tutte le guerre. Quindi c'è questa deposizione da parte del Presidente della Repubblica, che in questo momento, siamo nel 2025, è Sergio Mattarella. Poi io non so voi quando vedrete questo video, però siamo al 2 giugno 2025, quindi stamattina Sergio Mattarella, il nostro Presidente della Repubblica, ha deposto la corona d'alloro sull'altare della patria. Poi un altro evento fra i più attesi, sempre a Roma, sono le frecce tricolore, che è uno spettacolo bellissimo. Se andate su YouTube sicuramente trovate qualche video anche degli anni passati con queste frecce tricolore, no? Questi aerei militari che passano sopra l'altare della patria lasciando queste strisce verde, bianco e rosso, quindi la nostra bandiera in cielo, ed è bellissimo, è molto bello, molto emozionante, molto sentito. Poi c'è da dire che molto spesso questi eventi sono particolarmente sentiti se ti trovi lì perché ti fai prendere dall'atmosfera e quindi ti emozioni ancora di più, no? Però ragazzi, prima vi stavo dicendo una cosa, poi mi è passato di mente perché abbiamo parlato d'altro. Vi dicevo che oggi, il 2 giugno, è una festa fondamentale per la nazione, ok? Per la nazione, ma non solo per la nazione, anche per me e per la nostra community di Italiano Immersivo. Dico community, ragazzi, me l'avete chiesto nei commenti, quindi questo ve lo specifico che è interessante. Perché dico community e non comunità? Community è un termine specifico che deriva ovviamente dall'inglese, che utilizziamo quando si parla di una comunità online, quindi come ad esempio la comunità, per modo di dire, che è quella che si raggruppa intorno al canale, al progetto Italiano Immersivo, è una community. Se invece dico una comunità in senso proprio, cioè ad esempio oggi qui vediamo la comunità di Rodengo Saiano radunata per ascoltare questo concerto del 2 giugno, non dico community, dico comunità. Community è un termine molto tecnico e specifico dell'ambito online. Questo per rispondere a una curiosità che mi avete chiesto in più di uno nei commenti. Ecco, non è per usare l'inglese a vanvera come spesso si fa. A vanvera, bello questo modo di dire. A vanvera vuol dire a casaccio, no? Senza motivo reale. No, non è questo. In questo caso specifico si usa l'inglese perché ha un significato più specifico. E dicevo, l'evento è che proprio oggi, 2 giugno 2025, è esattamente un anno che ho girato il mio primo video. Non che è nato il canale è nato ad agosto, perché la prima serie di video, mi ricordo erano 5 video, li ho pubblicati tutti insieme più o meno ad agosto, se non ricordo male, era inizio agosto, però li avevo già preparati ben prima. E ricordo che il 2 giugno giravo in macchina, se non ricordo male era una domenica quel mattino, e uno di quei primi video che ho fatto, li trovate sul canale, è piaciuto a molti quel video, che giravo in macchina, facevo vedere la Franciacorta e a un certo punto passavo anche in paese, c'erano tutte le bandiere italiane, non mi ricordo se l'ho detto in quel video, ma è proprio perché era il 2 giugno e c'era lì un raduno di alpini, perché poi ci sono tutti questi eventi correlati, no? Quindi è un anno esatto dal canale e guarda caso proprio in questi giorni siamo quasi arrivati ai 5.000 iscritti. Quindi ragazzi, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi, perché dobbiamo raggiungere i 5.000 iscritti, che è un traguardo che incredibile, a cui non pensavo minimamente quando ho iniziato. A me in realtà onestamente quelle che vengono chiamate le cosiddette vanity metrics, no? Non interessano più di tanto, però mi interessa sapere che ci sono così tante persone che hanno trovato questo progetto interessante, perché mi dà motivazione per continuare a farlo, no? Bello questo monumento. A me piacciono sempre molto questi monumenti che recano anche delle scritte, un messaggio. Recano vuol dire portano, no? Recare non è molto comune, è un verbo abbastanza letterario. Recano una scritta, cioè portano una scritta. Vediamo cosa c'è scritto qui. Ciò che credetti e sperai in tutta la mia vita e vi predicai, ora lo posseggo. Vedete, credetti, sperai,
sono tutti passati remoti, predicai, ora lo posseggo, cioè ora ce l'ho. Vivete la fede cristiana, vi aspetto. Questo è un messaggio del sacerdote del parroco di questa parrocchia. Qui abbiamo un piccolo roseto, c'è un gruppo di rose. Quando abbiamo una serie di piante di rose, si chiama roseto, un piccolo roseto. Per fortuna c'è un po' di venticello, ragazzi. Vedete che i rami degli alberi ondeggiano, i rami, potremmo dire anche in modo un po' più letterario le fronde, i rami frondosi, no? I rami frondosi, le fronde degli alberi ondeggiano al vento. Quindi c'è questo vento, questo venticello. Quando è un vento forte, fastidioso, si dice il vento, no? Un brutto vento, un ventaccio. Si dice oggi c'è un ventaccio, quando c'è un vento che dà molto fastidio. Quando è un vento leggero si dice un venticello, un bel venticello. Una brezza, è un sinonimo. Una brezza, un venticello è un vento che è piacevole, che rinfresca, specialmente in una giornata come questa, quasi estiva, dove inizia comunque a far caldo. Un venticello non ti fa sentire il caldo. Vedete, il bello di questi paesi è che sono molto tranquilli, sono paesini di periferia, quindi siamo abbastanza distanti dalla città. Volevo farvi vedere questi sassolini, vedete? Questa pavimentazione viene chiamata ciottolato, simili ai sanpietrini, ma i sanpietrini sono piatti, sono squadrati. Questa è fatta di ciottoli, cioè piccoli sassi arrotondati. E di solito le donne li odiano i ciottolati e i sanpietrini perché fanno fatica a camminare con le scarpe con i tacchi. E infatti queste pavimentazioni si trovano proprio spesso fuori dalle chiese e la domenica mattina vedi tutte le donne quando escono di chiesa, no? Di solito a braccetto che si tengono a vicenda o si aggrappano al marito, no? Per paura di cadere. Questa invece in italiano si chiama catena ed è una catena arrugginita. Arrugginita è quando, vedete, diventa così, cioè quando il ferro, l'acciaio, fa la ruggine, si ossida. In termine tecnico si dice che si ossida, ma in generale diciamo fa la ruggine, si arrugginisce, diventa arrugginito. Vedete, qui ci sono delle transenne, si chiamano transenne queste in Italia, e si dice che hanno transennato la strada, cioè non è possibile entrare con le macchine, con le automobili, naturalmente per via dell'evento. Là in fondo vedete anche gli alpini, con il cappello tipico con la lunga penna. Gli alpini ci sono sempre in questi eventi perché sono un corpo importantissimo dell'esercito italiano che ha avuto un ruolo cruciale nelle 2 guerre mondiali ed uno dei corpi più amati dell'esercito italiano, uno dei più conosciuti. Ecco, una cosa, ragazzi, che ho notato nel guardare le persone che erano lì a guardare l'evento è che ho visto pochissimi giovani. C'erano, sì, qualcuno c'era qualche ragazza, qualche ragazzo, giovani, però la maggior parte erano persone anziane o comunque diciamo dai 40-50 anni in su, con una prevalenza però in realtà di persone anziane, 60, 70, 80 anni. Adesso non ho chiesto ovviamente l'età a quelli presenti, però si vedeva che erano tutte persone con i capelli bianchi, diciamo. E questo è interessante da notare, da rilevare, perché non lo so, non so dare una spiegazione. Probabilmente i giovani oggi sono meno interessati a questi eventi culturali, sono meno propensi a godersi una bella giornata seduti così con la comunità, a guardarsi con calma, con tranquillità un bel concerto della banda. Non lo so, però bisognerebbe forse chiederlo a loro. Magari sono impegnati con i telefonini, eh. Ragazzi, mollate questi telefonini, godetevi un po' il tempo, un tempo lento, tranquillo, sedetevi, godetevi la comunità, che sono cose che hanno il loro valore, hanno il loro significato. Ascoltate Manuel, che ormai ha i suoi 40 anni suonati e ha un po' di saggezza, quindi ascoltate quello che vi dico. Bellissimi questi ulivi. Li incontriamo spesso gli ulivi, Quando andiamo a fare i nostri giri nei nostri vlog, spesso incontriamo gli ulivi.
Nel nostro territorio l'ulivo è una pianta molto molto presente, spesso per scopo decorativo, perché questi sono chiaramente ulivi decorativi. Ne ho anch'io uno molto bello in giardino, ve l'ho fatto vedere in un vlog. Fra l'altro proprio l'altro giorno pensavo a quanti vlog abbiamo fatto in un anno, ne abbiamo fatti parecchi e vi ho fatto vedere tantissimi santuari, scherzavo proprio parlando con un mio amico, dicevo ho fatto vedere su Italiano Immersivo un sacco di santuari, di colli, e in ogni vlog c'è sempre un colle e un santuario. Ho detto adesso i ragazzi se gli propongo di nuovo un colle e un santuario mi mandano a quel paese, no? In italiano diciamo mandare qualcuno a quel paese, è un modo di dire simpatico per dire no, si dice ma vai a quel paese, è un modo simpatico, dipende, simpatico ecco non sempre, dipende anche dal tono in cui lo dici, per dire insomma basta, ci hai stufato, ci hai stancato, sempre con le stesse cose. Quindi ragazzi dai, nei prossimi magari cerchiamo un po' di variare, Il prossimo sicuramente non sarà né un colle né un santuario, cambieremo, cambieremo stile. Anche se in realtà mica li abbiamo finiti, mica, bella questa particella che usiamo spesso in italiano, mica li abbiamo finiti, vuol dire per enfatizzare non, assolutamente, non li abbiamo mica finiti. E, i santuari e i colli, ce ne sono tantissimi qua ancora. Una volta avevo fatto una ricerca sul web e non ricordo il numero esatto, ma si parlava di 100, 200, cioè un numero così, ecco, nell'ordine delle centinaia dei santuari che abbiamo qui. Praticamente in cima a ogni colle, a ogni collina ce n'è uno. E sto parlando naturalmente del nostro territorio, perché se poi prendo il territorio più allargato della Lombardia diventano migliaia, migliaia addirittura. Ogni paesino, anche un paesino piccolo, diciamo di 4-5 mila abitanti, perché qui i paesi hanno, quelli piccoli magari 4, 5, 6 mila abitanti, i paesi medi hanno 10, 15, 20 mila abitanti, no? Queste sono le misure. Diciamo un piccolo paese di 4-5 mila abitanti già ha in media, fra chiese, santuari, eccetera, almeno 3, 4, 5 a volte addirittura, chiese o santuari o costruzioni di questo tipo, monasteri, sono molto molto presenti nel tessuto urbanistico, nel paesaggio, fanno parte del paesaggio, della cultura e della storia. Adesso ho sentito lo speaker dire grazie a tutti, un saluto e un abbraccio, quindi immagino che sia finito. E questo è un modo di dire un saluto e un abbraccio, potete dirlo anche voi, è informale, no? Quindi ragazzi anch'io torno al parcheggio a prendere la macchina, l'automobile, diciamo la macchina in gergo così colloquiale, sarebbe in italiano sarebbe l'automobile, termine completo, l'auto, abbreviazione, autoveicolo o autovettura in termine più tecnico, ma generalmente in modo colloquiale diciamo la macchina. Vado a prendere la macchina che ho lasciato nel parcheggio. Di piovere non ha piovuto fortunatamente, anzi aspettiamo a dirlo perché non sono ancora riuscito a metterla con successo nel garage, siamo ancora in giro, devo ancora tornare a casa. Però dai, speriamo di riuscire a metterla nel garage senza fargli prendere la pioggia, che l'ho appena lavata ragazzi, l'ho appena lavata, non ho voglia che si bagni. Vi ho mai parlato fra l'altro qui in Italia dei lavaggi, autolavaggio, no? Car washing. L'autolavaggio in Italia ce ne sono di 3 o 4 tipi. C'è l'autolavaggio dove tu vai e la lasci lì e poi te la lavano loro e con tipo, non so, 20 euro di solito, una cifra così, te la lavano dentro e anche fuori. C'è l'autolavaggio quello automatico, quello proprio classico con i rulli, dove la fai passare nei rulli. Però gli italiani non lo amano molto quello perché c'è sempre paura che i rulli possano graffiare la carrozzeria. Sapete che gli italiani per le auto sono abbastanza fanatici, eh? Per noi italiani l'auto, per me no, perché io sinceramente non sono un grande amante delle auto, però per molti italiani, uomini soprattutto, per le donne no, ma per i maschi l'auto è uno status symbol in Italia, anche qui un elemento culturale, è curioso. E, quindi la curano veramente come se fosse la loro bambina, no? Tutti i sabati vanno a lavarla, io no, io sinceramente la lavo una volta al mese forse. E c'è appunto poi il lavaggio automatico, poi c'è un altro tipo di lavaggio automatico che è quello che utilizzo di solito io, che è quello con le lance, dove metti i gettoni, hai la lancia ad alta pressione con l'acqua, con il sapone, eccetera, dove la lavi. Io in realtà poi a casa ho anche la macchinetta portatile con la lancia ad alta pressione
e tante volte me la lavo io così a casa con quella. Quindi ragazzi, ciao!